Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Oggi mettiamo da parte la grammatica, mettiamo da parte gli esercizi, mettiamo da parte il vocabolario e le espressioni e ci occupiamo di una cosa che ci piace tanto, il cibo. Infatti, come voi ben sapete, l'Italia è la patria del buon cibo e io sono una buona forchetta, quindi combinando queste due cose insieme, oggi ho deciso di preparare insieme a voi un piatto tipico della mia città, la focaccia barese. Per fare questo ho chiesto però la ricetta a mia nonna e la collaborazione a mia madre. Vi darò quindi gli ingredienti, la prepareremo insieme e vedremo insieme il risultato. Vi garantisco che è la prima volta che io personalmente faccio questo piatto. Ma prima di cominciare ho preparato per voi alcune domande su storia e curiosità legate alla focaccia, così che possiate conoscerla un po' meglio. Prima domanda: a quale popolo risalirebbero le origini della focaccia? Aztechi, Fenici o Macedoni? La risposta corretta è la B. Infatti sembrerebbe che le origini della focaccia risalgano proprio ai Fenici. Durante l'epoca rinascimentale la focaccia veniva consumata insieme al vino in quale occasione? A. Durante le feste religiose. B. Durante le celebrazioni per le vittorie in guerra. O C. Durante i banchetti di nozze. La risposta corretta è proprio la C. Ebbene sì, dovete sapere che sui menù dei matrimoni durante l'epoca rinascimentale c'era proprio lei, la focaccia. Oggi si contendono la paternità della focaccia due regioni italiane. Quali? Puglia e Liguria, Puglia e Campania o Puglia e Lazio? La risposta corretta è la A, Puglia e Liguria. Riuscite a riconoscere qual è la focaccia barese e qual è invece la focaccia ligure? Il film Focaccia Blues del 2009 è ispirato a una storia realmente accaduta ad Altamura, una città in provincia di Bari. Cosa è successo qui? Una piccola focacceria con le sue vendite e il suo successo costringe il McDonald's vicino a chiudere. Una piccola focacceria assume un musicista blues a suonare nel suo locale, ottenendo un grande successo. Una piccola focacceria diventa famosa perché il suo panettiere prepara la focaccia mentre canta. La risposta corretta, anche se so che molti di voi non ci crederanno, è proprio la lettera A. Pensate un po', una piccola focacceria costringe il McDonald's a chiudere. Quante varianti di focaccia appartengono alla tradizione? Una? 3 o 5? La risposta corretta è la B. 3. Infatti abbiamo la focaccia per eccellenza, quella che prepareremo noi, con pomodorini freschi e o olive, la focaccia alle patate, dove l'intera superficie è ricoperta da fette di patate spesse circa 5 mm, e la focaccia bianca, condita semplicemente con sale e rosmarino. Bene, ma adesso vado a lavarmi le mani e cominciamo subito con la preparazione della focaccia barese. Mamma! Dimmi. Quale consiglio senti di dare a uno straniero che vuole preparare per la prima volta la focaccia barese? Non si deve preoccupare di sporcarsi le mani o di ingrassare. Grazie. Prego. A dopo! Per l'impasto occorrono 200 g di farina, 100 g di semolino, una patata piccola,
un cucchiaio scarso di sale, un cucchiaino di zucchero, 12 g di lievito, 200-220 ml di acqua. Gli ingredienti per condire la vostra focaccia invece sono olio extravergine di oliva, pomodorini, origano, sale, olive, opzionale, 3 cucchiai di acqua. Per preparare la vostra focaccia cominciate versando in una ciotola tutta la farina per poi aggiungere il semolino. Fatto questo, aggiungete la patata che avrete precedentemente lessato, pelato e schiacciato con la forchetta. Dopodiché aggiungete lo zucchero. E fate un piccolo buco nel mezzo della farina con la mano, dove andrete ad aggiungere il lievito. Quindi aggiungete il sale, senza esagerare. Attenzione! A partire da questo momento dovrete sporcarvi le mani sul serio, quindi se indossate qualsiasi tipo di gioielleria come anelli o bracciali, toglieteli. Come potete notare, io amo particolarmente i gioielli, soprattutto i bracciali. Fate il buco più profondo perché lì andremo ad aggiungere l'acqua che avremo precedentemente riscaldato, così che il calore dell'acqua possa far sciogliere il lievito. Versate quindi metà dell'acqua che avete riscaldato sul lievito e aiutandovi con le mani e il calore dell'acqua fate sciogliere il lievito. Ancora e ancora. No. Iniziate ad amalgamare l'intero impasto con la vostra mano, quella già sporca per intenderci. Quindi versate il resto dell'acqua calda. E adesso buon divertimento, amalgamate, amalgamate, amalgamate. Lo so, è molto difficile, ma soprattutto molto faticoso. Procedete così con le vostre dita, rafforzatele e impastate, impastate, impastate. Continuate ad impastare fino a quando il prodotto risulterà omogeneo. Tranquilli, ce ne vorrà di tempo. È per questo che le nostre nonne non frequentavano la palestra, non ne avevano bisogno. Infatti oggi non farò un workout, oggi farò soltanto leg workout, che le leg stanno ferme. Molti minuti dopo. Però guardate che soddisfazione l'impasto alla fine. Complimenti! Continua così. Manca poco, manca poco. Ragazzi, fatevi aiutare da qualcuno a mantenere la ciotola o cercate di fissarla bene, perché altrimenti sarà ancora più faticoso di quanto già non lo sia. Quando avrete finalmente ottenuto il vostro bell'impasto omogeneo, versate della farina sulla vostra mano, la mano sporca, e cercate di far diventare l'impasto una bella palla, piuttosto tonda. Quando l'impasto, dopo tanta fatica, ha finalmente raggiunto la forma rotonda perfetta, potete coprirlo con il coperchio e, perché no, anche avvolgerlo in un panno caldo e lasciarlo riposare e lievitare per 3 o 4 ore.
4 ore dopo. È giunto il momento di vedere in che stato si trova il nostro impasto. E vai! L'impasto ha lievitato. Buon segno. Sono felice. Una volta trascorse le 3 o 4 ore necessarie all'impasto per lievitare, prendete il tegame in cui andrete a cuocere la vostra focaccia e versate sul fondo dell'olio. Molto olio. Oh, grazie Graziana per avercelo mostrato. Fatto questo, aggiungetevi della farina. Mettetevi poi della farina sulle mani e andate a prendere l'impasto dalla ciotola e a metterlo direttamente all'interno della teglia. Sì, sarà ancora un po' appiccicaticcio, per questo, questa volta, bagnatevi le mani con dell'olio e andate a schiacciare l'impasto affinché possa raggiungere i bordi del vostro tegame. Schiacciate, schiacciate, schiacciate. Non abbiate paura di sporcare le vostre mani con l'olio d'oliva, anche perché dovete sapere che è veramente molto buono come crema idratante. Pensate che dopo questo lavoro avevo delle mani liscissime, proprio come quelle di un bambino. Una volta che l'impasto ha raggiunto lo spessore che desiderate, potete lasciarlo riposare per un'altra mezz'oretta. Trascorsa anche questa mezz'ora, potete iniziare a condirlo con del sale, dell'origano e dei pomodorini tagliati a pezzettini. Una volta messo anche l'ultimo pomodorino, potete procedere alla preparazione della miscela fatta di 3 cucchiai di acqua e 3 cucchiai di olio. Mescolate bene e andate semplicemente a versarla sulla vostra focaccia. Questo permetterà alla vostra focaccia di non seccarsi troppo durante la cottura e di rimanere bella morbida e gustosa. O almeno questo è quello che dice mia nonna. Preriscaldate il forno a 220 gradi e quando è bello caldo potete infornare la vostra focaccia e tenerla all'interno per 25 o 30 minuti. Quando vi accorgete che sarà diventata dorata e soprattutto i bordi saranno diventati dorati, è il momento di toglierla dal forno. Bene, l'abbiamo tolta dal forno e adesso è sulla tavola, ci aspetta per essere mangiata insieme a un altro piatto tipico, questa volta in realtà italiano e non soltanto pugliese, che è la parmigiana di melanzane. Adesso vi mostro tutto. Allora, il risultato è questo. Mi sembra che sia venuto bene, credo, poi vi dirò quando la mangio. E invece questa è la famosissima parmigiana di melanzane. Vediamo un po'. Diciamo che oggi andiamo un po' sul calorico, però ci sta. Bene, adesso... Non ti vedi? No? Bene, adesso le tagliamo e mangiamo. Cominciamo dalla focaccia. Adesso proviamo a tagliare anche questa. Beh, questa di solito è sempre buonissima. Impiattiamo e vi faccio vedere il mio piatto e vi dico un po' se è venuta bene o no. Tada! Io vabbè ho tolto i pomodori dalla focaccia perché non li mangio, però il resto mi sembra molto buono. Ah, ovviamente ci sarebbero volute anche le olive sulla focaccia perché la ricetta tradizionale le prevedeva, ma non c'erano olive, quindi siamo andate senza olive. Adesso la assaggiamo. Allora, dal 1 a 10... Non posso dare 10 perché 10 è il voto che si dà alla focaccia di chi comunque la fa da tanto tempo, è la focaccia delle famose focaccerie di Bari. Però penso che un bell'8 io me lo sia meritato.
Devo assaggiare la parmigiana. La parmigiana è buonissima. Fatemi sapere nei commenti se la volete nel prossimo video. Bene, per il video di oggi è davvero tutto, però mi raccomando, se decidete di provare a fare a casa vostra la focaccia barese, non dimenticate di fare una foto, di inviarcela per email o sui social e perché no, fate una bella storia su Instagram e taggateci, così possiamo vederle e ricondividerle anche sul nostro profilo. Non dimenticate ovviamente di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter e per tutte le altre nostre lezioni andate sul sito www.lernamo.com. Ci vediamo prestissimo! Ho detto musicista blues? Sì. Sicuro?